Monica, la figlia di Maddie, ha un dodicenne, ha un brutto rapporto con la mamma, sempre svogliata, ribelle, al di là dell'adolescenza, ok? Abbiamo scoperto che utilizza spesso gli schermi, c'è questa polemica adesso sugli schermi, gli schermi del computer, gli schermi del telefono, gli schermi dell'iPad. Ogni volta che si utilizzano questi dispositivi c'è un premio, la dopamina, nel cervello. Se si toglie, quel premio non c'è più e quindi scatta la crisi. Questo soprattutto nei bambini molto piccoli, ma in qualche modo anche nei bambini più grandi. Io stesso ho assistito in passato a una scena assurda di un adolescente a cui la madre toglieva l'iPad in aereo alla partenza per questioni di sicurezza e questa ragazzina ha dato fuori di matto che quasi la buttavano fuori dall'aereo. Però quello che io vedo è che questi bambini o ragazzi che reagiscono creando proprio questa forma di dipendenza, chiamiamola tecnologica, è come se avessero delle crepe all'interno del loro campo energetico, perché non a tutti i bambini fa questo effetto. I bambini che hanno invece queste crepe, queste fessure nel campo energetico, ehm, rappresentano proprio delle possibilità di aggancio per queste entità, che spesso sono entità del secondo universo, eh, che riescono proprio ad aggrapparsi all'interno di queste fessure. E nel momento in cui ehm, allora, che cosa succede? Questi si aggrappano e proprio quasi a livello cellulare chiedono sempre che venga tenuto acceso un determinato dispositivo. Ricordiamo che, cioè nel senso, io non voglio spaventare Maddi, ci mancherebbe. Ricordiamo che tutte queste entità sono alla fine esattamente dei programmi. Ok? Oggi come oggi stiamo cercando di capire in che modo possiamo trovare un rapporto equilibrato con la tecnologia, perché il rischio è appunto il transumanesimo, questa fusione uomo-macchina, eccetera. Queste entità e divinità sono tutte di tipo tecnologico e quindi per rimanere più agganciate a noi chiedono a noi di rimanere sempre connessi, sempre online. Nel senso che, per esempio, la televisione, inteso come dispositivo TV, funziona adesso un po' meno. Cioè, è come se fosse stata all'inizio una porta d'ingresso, però in realtà la maggiore interazione si realizza quando sei online, quando sei proprio nella rete, internet, la ragnatela. Quindi che cosa succede? Che questi bimbi che hanno le loro crepe, spesso perché hanno delle problematiche personali, fanno sì che ci sia maggiore accesso da parte di queste entità. E quando questa entità entra, come se gli comandasse costantemente, eh, ogni tot ore, di accendere il dispositivo. Se non lo fanno, creano come proprio un disagio fisico, creano proprio una reazione cellulare di dipendenza proprio, Mhm. no? Di reazione di, so, come un alcolista che non beve, Mhm. uguale. Mm. E devo dire che queste crepe, la figlia di Maddi ce l'ha perché vedo che ehm, ehm, c'è una situazione, per esempio scolastica, che lei non sta riuscendo ad affrontare bene. Mm? Sicuramente lei, essendo anche la più grande, lei sente il clima che c'è in casa, lei sente che c'è disarmonia. Ehm, e come spesso succede, senza saperlo, pensa di esserne la causa. Tempo fa ho conosciuto il figlio di un'amica
un bambino di 8 anni, che lei e il marito hanno tenuto lontano, e riescono ancora adesso, da film, personaggi della Marvel, e company, cartoni animati, Disney, e tutti gli iPad e tutti i telefoni. Il bambino vede queste immagini sulle cartelle, i diari delle compagne, ne è un po' attratto, ma è un bambino che disegna, non colora, disegna, scrive, abbraccia tutti, estremamente empatico, sempre pieno di forza, di energia, ovviamente non cinivaccato. I nuovi bambini sono potenti, senza queste porcherie che dietro hanno quale entità? Allora, c'è sicuramente Moloch. Mm, e poi vedo proprio questo il ragno che cerca di infilarsi in tutti i modi, no? Tanto, tra l'altro, Spider-Man adesso è ritornato in gran voga, no? Mhm. Mm. Mm. E poi vedo vari demoni del secondo universo. Spesso ci sono anche questi personaggi, no? Che hanno questi aspetti mostruosi. Oppure anche, non so come dirti, sono anche queste immagini completamente piatte di questi cartoni animati, no? Con questi colori molto forti e totalmente piatte. Mm. Che è proprio l'appiattimento, l'annientamento, no? Per loro. Però per quello che vedo io a monte c'è sempre anche un po' di predisposizione, no? A colpire alcuni, non colpisce tutti, perché alcuni proprio non risveglia così tanto la loro attenzione. E in altri crea proprio una forma di dipendenza. La droga tecnologica. Sì, sì, perché poi le cellule del corpo di questi bambini rifiutano qualunque altro tipo di attività, qualunque altro tipo di proposta e reclamano solo ed esclusivamente la presenza di questi dispositivi. Ehm, Che utilizziamo tutti alla fine. Però, certo. per esempio, fa bene Monica farsi una passeggiata lasciando il telefono a casa? Allora, ovviamente sì. Mm. Però rendiamoci conto che questo è sempre, stiamo parlando del piano materiale. Poi noi dobbiamo andare anche nel campo energetico. Se il campo energetico della persona è debole e ha fatto la passeggiata e poi ritorna a casa, cioè la dipendenza ricomincia. Quindi bisogna andare a consolidare, a rafforzare il campo energetico. Mm. Le due azioni vanno svolte parallelamente perché l'azione sul piano materiale è importante, quindi ridurre l'esposizione a questi giochi, a dispositivi vari, eccetera. Sì, però va fatta anche un'azione di tipo energetica. Come? Adesso parliamo della figlia, ok? Perché poi è Questo ovvio che pezzo magari lo pubblico, questo lo pubblichiamo magari. Mhm. allora, senti questi, mi senti? No, Ah, ecco, sì, sì, Maddie sì. fortissimo. Perché non si vuole che vengano dati dei suggerimenti per rafforzare il campo energetico dei bambini. C'è un fatto che, per esempio, la figlia di Maddie ha poca stima in se stessa, ok? Molti genitori, oggi come oggi, hanno poco tempo a disposizione, tanti proprio compiti da svolgere, Mhm. anche il bambino ha tanti compiti da fare e dedicano poco tempo a rafforzare, diciamo così, la fiducia del bambino in se stesso.
È più come una serie di doveri, no? Che devono essere fatti. Facciamo questo, facciamo l'altro, facciamo l'altro. Mhm. La figlia di Matti la vedo molto insicura. È come se avesse bisogno di sentire che sua mamma la stima, la considera importante, la considera giusta, adatta. Ehm, Invece, che cosa succede? Che la scuola vuole subito proporre la lettura malata. Questi bambini hanno tutti la DHD. Mhm. Non vogliono invece proporre un risanamento energetico del rapporto tra Mhm. la madre e il figlio e quindi, non so come dire, rendere più rosa il campo energetico dei bambini. Sembra Ed è l'approccio questa della la tendenza. medicina allopatica e omeopatica, la stessa cosa. Il Sì. bambino ha dei problemi ADHD, quindi un insegnante di sostegno che è la medicina che non funziona e quindi farlo sentire diverso, indietro, con un handicap, senza trovare una soluzione. L'insegnante di sostegno gli va un po' dietro con protocolli, boh, e E stop. l'idea è proprio quello di depotenziarli. Ti faccio sentire sbagliato e stupido, Mm. ben sapendo che invece è esattamente il contrario, perché i bambini hanno delle potenzialità incredibili. Quindi come consolidare il campo energetico, rafforzarlo, insomma, del bambino. Fargli dei complimenti, ascoltarlo, ascoltarlo davvero, anche se dice cose apparentemente sconclusionate, strampalate, ascoltarlo guardandolo bene negli occhi. Provare ad ascoltarlo, noi stiamo parlando ovviamente con persone che non ascoltano solo con le orecchie, ok? Provare ad ascoltarlo e per noi tra l'altro è anche una palestra e vedere che cosa si crea energeticamente quando il bambino parla. Maddi, per esempio, ha anche la possibilità di vedere quali spiriti elementali vengono prodotti mentre sua figlia parla. Che spiriti elementali vengono prodotti? Vengono prodotti degli spiriti elementari molto probabilmente brutti, ok? Perché questa bambina è a disagio. E allora Maddi deve fare l'esperimento in base alle parole che Maddi stessa pronuncia, come si modificano questi esseri elementali prodotti dalla bambina. Vedere proprio che l'interazione diversa fra Maddi e la figlia dà origine a degli elementali diversi e quindi mano a mano a un campo energetico più forte. È un esercizio reciproco, Mm. non si può pensare solamente che sia un lavoro che deve fare la bambina, che il problema sia della bambina, è un'interazione Mhm. ed è molto arricchente per tutte e due le parti. Va bene.